Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. In questo video andiamo avanti col proseguimento dei lavori su questo plastico che vedete alle mie spalle e cercheremo di portare a termine la zona dove stavamo lavorando appunto nell'ultimo video. Se non avete ancora visto tutti i video passati, trovate la playlist qua sotto per andarli a vedere, così vedete tutto quello che è stato l'avanzamento dei lavori di questo plastico. Ma prima di cominciare vi chiedo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciando un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo su tutti i vostri social inerenti al settore. Nello scorso video avevamo visto appunto il posizionamento della zona del navetta punto a punto della tratta bassa di questo plastico, dell'intero plastico. Nel frattempo eravamo arrivati proprio a posizionare, ve lo ricordate, il paraurti respingente terminale appunto di una della parte della tratta, che abbiamo messo luminoso e che tanti di voi avete commentato dicendomi appunto di colorarlo. Insomma, mi avete dato un sacco di suggerimenti. Ci sto ancora pensando come farlo, quindi mi prendo ancora del tempo, ma molto probabilmente andremo sicuramente a colorarlo per dargli un altro aspetto. Ma nel frattempo non ci ho dormito la notte, ho trovato un rimedio ad un piccolo, tra virgolette, errore che ho commesso nella stesura di questo tracciato. Adesso vi spiego meglio, tra poco vi faccio vedere di che cosa sto parlando e faremo subito questa modifica in modo da dare un altro tipo di orientamento al tracciato e secondo me un miglioramento anche all'andamento del treno su questa tratta, anche se devo dire che in questa tratta vanno treni molto corti perché sono appunto navette punto a punto, ma questo non significa che possiamo dare un miglioramento nel tracciato. Vado a fare subito questo cambiamento prima di fissarlo definitivamente in modo da non dover sollevare nuovamente tutto. Pensate per fare la massicciata, invece ci ho ripensato e ho detto no, aspetta, facciamo questo cambiamento che sicuramente mi darete ragione perché non ci avevo pensato. Ci ho lavorato su col pensiero in questi giorni, ho detto no, devo fare questo piccolo cambiamento perché secondo me aiuta molto anche, diciamo, dal punto di vista del layout a migliorare la tratta. Ora andiamo a vedere nello specifico di che cosa sto parlando, ragazzi. Vi ricordo però nel frattempo che io ho aperto una raccolta crowdfunding qualche giorno fa. Se volete partecipare trovate il link qua sotto. Fondi che possono essere utili per la realizzazione del plastico in scala N. Quindi se volete supportarmi per questo nuovo evento del canale potete farlo in questo modo, o comunque se c'è qualche compratore o qualche sponsor che vuole intervenire per supportare il canale, si faccia pure avanti che non c'è nessun problema. E vi ricordo inoltre che io mi occupo anche di progettazione e realizzazione di plastici diorami in tutte le scale, anche sistemi di impianti all'aperto per magari servizi di ristorazione, parchi eccetera eccetera. Fatemi sapere se siete interessati, mi trovate nel link qua sotto oppure mi scrivete nei commenti, magari poi ci contattiamo in privato. Ma ora andiamo a vedere che cosa sta succedendo in questo plastico. L'altra volta eravamo arrivati appunto in questo punto dove abbiamo messo il terminale paraurti e questa è la tratta, ok? La tratta appunto della nostra navetta punto a punto che va fino a laggiù. In questo punto ovviamente vedete manca il tratto che dovevamo fare, che passa proprio qui dove c'è il passaggio a livello. Tanti di voi mi avete suggerito di mettere l'edificio in questo punto più o meno, ma adesso vediamo dove posizionarlo. E comunque questa tratta si porta avanti fino ad arrivare alla stazione. Quello che ho notato è che ho commesso effettivamente un errore che avrei potuto evitare tanto tempo fa, ma si può ancora rimediare, che è quello di evitare questa curvatura così leggermente fastidiosa. Perché? Perché questa curvatura arriva già dal fatto che lì abbiamo poco spazio per entrare con un raggio molto ampio, anche perché se avessimo messo un R3 R4 andavamo a finire esattamente sotto il ponte, ok? Quindi non ci interessava andare in quel punto, ma per far sì che potessimo entrare in questo punto ho dovuto lavorare con dei raggi di curvatura R2 R1 molto ristretti. Però se notate io posso fare una modifica, cioè il problema è lo scambio. Qui non ci ho pensato, ma progettai a suo tempo uno scambio destro, perché se io avessi progettato uno scambio sinistro probabilmente avremmo potuto evitare questa curvatura così strozzata, perché lo scambio sinistro si sarebbe portato da questa parte e avrebbe permesso alla curva di essere un po' più armoniosa. Infatti adesso andiamo a vedere quello che vi sto dicendo, facendovi vedere un test con un flessibile. Lo appoggiamo qui
E vedete, se io dalla curvatura, vedete sono qua, spero che si veda tutto, ok, sì, dalla curvatura vengo dritto, vedete, posso avere un po' più di armonia nella curva, ok, quindi pensiamolo da questa parte, qui ci possiamo muovere leggermente, ok, ci possiamo muovere leggermente da questa parte, ma ovviamente per farlo abbiamo bisogno di uno scambio esattamente opposto a questo, cioè anziché pensarlo in questa maniera, vedete ragazzi, questo scambio qui è lo scambio opposto a questo, quindi il sinistro, anziché vederlo in questo, diciamo da questo lato, diamo la possibilità allo scambio di partire già da questo punto, quindi magari possiamo partire anche un po' prima ed entrare così in stazione, quindi magari noi con lo scambio partiamo già da qui, ok ragazzi, e entriamo praticamente in stazione con un'altra angolazione, quindi questo binario andrà dritto di qua, in poche parole, per farvi capire il proseguimento, andiamo dritti qui, così, e ci portiamo direttamente in stazione, e con questo andiamo ad agganciarci qua. Quindi, morale della favola, andiamo a sollevare tutto, peccato che qui avevo fatto già il foro per il motore, ma fa niente, lo faremo di qua, non c'è nessun problema. La prima cosa da fare, andiamo a sollevare i nostri binari, quindi togliamo i chiodi che ci sono all'interno, in alcuni punti, mi aiuto con un piccolo, una pinzetta tronchesino da modellismo, e andiamo a sollevare tutti i chiodi, che ovviamente non butto ma recupero perché verranno riutilizzati, e questa cosa ovviamente ci farà perdere un po' di tempo, ma secondo me stiamo dando un miglioramento a questa parte. Io sinceramente quando l'avevo progettato e l'avevo fatto sul sistema di AnyRail avevo avuto una visione diversa, perché come dico sempre nei video che ho sempre fatto, ho sempre detto che c'è una grande differenza tra quello che si disegna al computer col software e quello che poi dopo rispecchia la realtà, non solo dal punto di vista magari tecnico, ma anche dal punto di vista a volte e soprattutto estetico, perché cambia molto l'energia del plastico quando poi lo vedi con i tuoi occhi dal vivo, cambia veramente tutto, fidatevi, perché bisogna assaporare le cose proprio con gli occhi dal vivo. Però c'è da dire che i software ci aiutano moltissimo nella realizzazione dei tracciati e quindi ci fanno veramente evitare di spendere magari soldi inutili per comprare magari binari che non ci servono. Allora andiamo avanti a togliere tutti i chiodi, penso di averli tolti, ormai vedo sempre meno. Andiamo a sollevarli tutti prima di togliere definitivamente tutti i binari. Dobbiamo rimettere tutto ragazzi, anche le olite. Arrivo fin qui, ok, sfrutto questa zona qua perché io sollevo solo il flessibile, questo lo smonto solamente da questa parte e recupero tutto il lavoro. Ora con del fil di ferro andiamo a togliere la colla delle olite, partiamo da qui in modo da andare a sollevare e recuperare tutti i binari già posizionati, ok? Col fil di ferro fate pressione verso il basso e diventa una lama di taglio. Le traversine le recuperiamo, quelle che si staccano, perché sono quelle che io ho messo nei punti di giuntura. Ora siamo arrivati nella parte dello scambio. Ok, nello scambio ovviamente io non mettevo tanta colla, proprio per il motivo che lo scambio, essendo un binario molto importante per manutenzione, è meglio evitare di mettere colla. Proseguiamo da quest'altra parte. E siamo quasi arrivati ragazzi, siamo quasi arrivati a staccare il flessibile che ci interessa, che è questo, che lo stacchiamo fino a un certo punto, e qua c'è ancora un chiodino che però adesso io comincio a vedere che sì, no, togliamo anche questo, cerchiamo di stare più larghi possibile. Ok, abbiamo risolto, ok, abbiamo staccato fin dove ci interessava. Io direi da qui in poi possiamo cominciare con la modifica, ok? Andiamo a togliere ovviamente le olite laddove non serve più e in alcuni punti purtroppo si perde.
diciamo che fin qui dobbiamo tagliare tutto. Abbiamo più o meno questa zona qua che si può leggermente recuperare, da qui in poi tagliamo. Cominciamo a posizionare. Ovviamente prima di farlo andiamo a tagliare le ulite già su misura. Ok, e mettiamo un po' di colla sotto e posizioniamo. E ora possiamo anche metterci dei chiodini per cominciare a bloccare i nostri binari. Ricordo sempre, lo dico sempre, i chiodini possono poi, una volta stesa la massicciata e tutto, possono essere tolti se volete, in modo da non andare a guastare l'estetica. Molti magari preferiscono non averli, oppure possiamo pitturarli dello stesso colore della traversina in modo da andarli a nascondere. Fate voi. Quindi il nostro scopo è entrare qua dentro non più con lo scambio sinistro come c'era prima, ma un destro, che io andrei a mettere già direttamente quasi nella zona dove abbiamo appena lasciato il primo flessibile, in modo da avere già questa tipologia di entrata. Ok, quindi ovviamente questo vi fa capire che questa parte qui di eulite purtroppo dobbiamo sollevarla tutta. Dobbiamo ora collegare lo scambio. Andiamo a collegare lo scambio direttamente e lo andiamo a sistemare definitivamente, però devo fare un taglio qui. Vedete il flessibile ovviamente va tagliato su misura. Prendiamo il Dremel, ok, puliamo il fungo. Qui è fondamentale l'uso proprio dello scambio, perché sarà elettrificato, in quanto in questa stazione ci sarà messo anche un semaforo, dove appunto ho fatto il video del semaforo e ho spiegato proprio che avrei fatto questa installazione in questo punto, che vedremo prossimamente. Con la matita andiamo a identificare dove sarà lo scavo, e lo scavo sarà esattamente in questo punto qui, da qui a qui. Io faccio abbastanza grosso perché ci permette poi di fare manutenzione tranquillamente e riuscire a lavorarci. In questo diciamo, vi consiglio sempre di non installare mai lo scambio definitivamente, nel senso, adesso sto usando i giunti metallici, ma quando fate un plastico definitivo vi consiglio sempre magari di non mettere i giunti, ma di saldarlo, in modo che nel caso dovesse sollevarlo per qualsiasi tipo di manutenzione basta risaldare i punti e lo sollevate così come nella realtà. Ok, identificato il punto di taglio. Ok, andiamo avanti adesso a mettere le ulite e dopo qua verremo a togliere lo scambio per poi fare la fossa, e lo tagliamo in fondo. Ok, vi faccio vedere dove siamo. Andiamo già a fissare anche questo con mettiamo sotto le ulite, e ci rendiamo conto anche che possiamo prepararci anche con questo direttamente. Tagliamo già anche questa parte delle ulite, ci predisponiamo già tutto pronto. E anche dall'altra parte. Ok, qua dopo troveremo un modo per chiuderlo, metterò qualcosa, ci penseremo dopo, e qua dovremo fare il nostro appunto buco per introdurre il motore, ma lo faremo dopo. Ora io mi preoccuperei di andare a completare la tratta. Un piccolo trucco: andiamo a tagliare le ulite nei punti dove finisce lo scambio, in modo che io so già dove andarlo a rinnestare. Ok, questa è l'idea per farvi capire. Questa parte qua la tagliamo.
in modo che per il momento questo lo appoggiamo, ok ragazzi, perché dopo lo andiamo a sollevare, invece questo andiamo a fissarlo, perché comunque qui non dovremo più tornarci, ok? E cominciamo a fissare i binari, mettiamo la colla e fissiamo i binari. Ho fatto altri video dove ho fatto vedere come mettere giù i binari, sono all'inizio proprio del canale, li trovate come playlist nei tutorial. Li ho fatti in tanti modi, perché ci sono mille modi per fare questi lavori qui. Oggi sto lavorando così, ma in altri video ho lavorato con le dita, ho fatto altre cose. Prendete spunto e idee da quello che faccio, ma poi potete fare comunque come volete voi senza alcun problema. Non c'è una legge che impone come lavorare sul plastico. Alla fine è un po' come se fosse fai da te, quindi fate appunto come volete. Ok, qui io comincerei a bloccare la parte del binarietto e, come detto nei precedenti video, non collegate mai definitivamente lo scambio. Quindi ora, prima di andare a bloccare, io cosa faccio? Scollego tutto un attimo e tolgo i giunti metallici, perché altrimenti dopo non riusciamo a sollevare lo scambio. Ecco qua, appoggiamo lo scambio così com'è, poi faremo dei punti di saldatura quando ci servirà, ok? Per adesso lo appoggiamo solamente, magari per tenerlo fermo, ok? Momentaneamente gli mettiamo un punto di chiodo qui, questo solo per permetterci di andare dritti con la tratta, ragazzi, dopo lo togliamo. Sono sempre metodi che vi permettono di lavorare puliti. Vedete, il chiodo non lo butto neanche fino a giù, perché poi dopo andremo a toglierlo, ma ci servirà adesso per tenere fermo lo scambio. Ok, andiamo avanti con questo, lasciamogli sempre, ok, un po' di abbondanza, e partiamo a mettere questo chiodo anche qui, ma qua sarà definitivo, ok? Possiamo definitivamente bloccarlo. Vedete come è cambiata la dinamica del movimento del tracciato? Tantissimo, proprio per il fatto che c'è più diciamo esteticamente, ma anche tecnicamente è migliorato in maniera spropositata, proprio per il fatto che abbiamo una dinamica del rettilineo molto più bella da vedere in entrata di una stazione. Poi dopo, magari in fase di magari quando facciamo girare il treno, vi accorgerete da soli quello che sto dicendo. Ok, blocchiamo anche questo, ragazzi, senza nessun tipo di problema. E ci siamo. Mettiamo questi, ok?
uno qua, non li fisso per il momento perché li voglio mettere, vediamo se in maniera definitiva magari prossimamente. Li appoggiamo, questi vanno anche a incastro, ok, e abbiamo sistemato questa faccenda. Ora vi faccio vedere nel dettaglio ciò che sta accadendo. Allora, giusto per capirci, qua abbiamo definito ora diversamente da prima la stazione, vedete? Abbiamo il punto finale qui, ma qua siamo andati dritti e abbiamo la possibilità di avere una curva più idonea in prossimità del passaggio a livello che verrà in quel punto lì. A vederlo anche da qua, ragazzi, dà un'altra impressione, veramente giuro. Adesso vi faccio l'inquadratura prima di chiudere il video perché credo che sia la miniatura della copertina di questo video. È cambiata la dinamica di questa tratta perché dà una forza differente, ragazzi, cioè è un'emozione differente anche perché si è allargato lo spunto dove c'è il muraglione e la galleria sulla destra, e si è allargato e si è creato un bel piazzale sulla destra che rende molto di più la stazione. Cioè, quello che intendo dire, guardate la visuale da questa parte, vedete? Ho una zona qui molto molto più spaziosa dove posso anche edificare, magari vedremo, ma anche come dinamica vederlo così in diagonale è molto molto bello e forte. E abbiamo allungato anche i tronchi, come potete vedere, quindi abbiamo la possibilità magari di mettere magari delle navette un po' più lunghe. Per intenderci, riusciamo a farci stare anche una locomotiva diesel bella grossa con una carrozza, e quindi pensate bene che magari un'automotrice diesel sicuramente ci sta anche doppia qua, quindi abbiamo dato anche una bella risoluzione alla stazione. Giuro che non ci dormivo la notte perché ci ho pensato più volte a cambiare questa cosa. Oggi ho detto lo faccio prima che sia troppo tardi. E niente, raga, cosa dirvi? Nel prossimo video andremo a fare lo scavo della fossa per l'aggiunta del motore e cominceremo a fare la massicciata e facciamo anche cominciamo a mettere giù il semaforo per dargli proprio, lo testeremo per dargli proprio una cominciamo a vedere proprio un sistema di automatismo in questo impianto. Mi sono accorto adesso che c'è il paraurti storto, lo sistemeremo. Raga, grazie per avermi guardato fin qui, aspetto vostri suggerimenti, commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!